Ciao a tutti, amici del leone. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, leone, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di gennaio 2023. Bene, amici del leone, abbiamo il sole e il papa. Wow, due bellissime carte, devo dire. Il sole parla di espansione, parla di crescita, parla di abbondanza, parla di prosperità, parla anche di bambino interiore molte volte. E poi abbiamo la carta del Papa, che è una carta di ufficializzazioni. È una carta che parla di presa di coscienza, presa di consapevolezza. Allora, qui sento che per qualcuno si tratta di un periodo o di guarigione del bambino interiore o potrebbe anche essere semplicemente perché guardate, se siete in coppia potrebbero voler dire matrimonio e bambini facilmente. Andiamo a vedere con i tarocchi. Oh, se n'è già girato uno, ragazzi. Abbiamo la carta dell'appeso. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non tutto risuoni con voi. Voi semplicemente prendete i messaggi che vibrano con voi e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate il link ad un altro video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Sempre nella descrizione del video trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link al video del corso di tarocchi intermedio che inizierà a fine gennaio, inizio febbraio, adesso le date sono ancora da definire bene. Diciamo che il termine ultimo per l'iscrizione è il 15 di gennaio, dopodiché le persone che si iscriveranno dopo questa data parteciperanno al corso successivo. Allora, abbiamo la carta dell'appeso, il sole un'altra volta e il papa un'altra volta, ragazzi. E iniziamo con tre arcani maggiori, quindi sento che è un periodo bello intenso, bello potente. Abbiamo poi un 8 di bastoni, abbiamo un 3 di bastoni, abbiamo un 9 di denari e abbiamo un 2 di coppa al contrario. Ragazzi, vi sento in una onda di amor proprio, di crescita, di prosperità, di avanzamento di progetti. Ehm, Davvero avete carte stupende, avete carte molto forti, molto energetiche, come vi posso dire. Allora, la carta dell'appeso può parlare di un periodo che vi siete presi o dal quale state uscendo di riflessione. È una carta che indica il fatto che voi abbiate iniziato a vedere le cose da un'altra prospettiva, ok? Per qualcuno questo appeso parla di semplicemente aver accettato la situazione così com'è o quello che è successo e da lì ricominciare più fiduciosi, ricominciare di nuovo con il sorriso sulle labbra. E qui abbiamo il sole, ragazzi, come vi dicevo, può parlare di bambino, può parlare semplicemente del bambino interiore. Qui sento che c'è un'evoluzione. E vi dirò che se siete all'interno di una relazione, mm, per qualcuno ci può essere, diciamo, questo periodo può essere ehm, focalizzato appunto sui bambini o anche su quello che è tutta la sfera delle amicizie, perché il sole parla anche di amici. C'è la voglia di concretizzare, di ufficializzare probabilmente un rapporto. Se non avete nessuno, c'è la voglia di essere riconosciuti, di avere il giusto merito, diciamo, per le cose o all'interno di un gruppo, all'interno magari proprio dei vostri amici. C'è come la voglia di, come vi posso dire, di vedere le cose da un altro punto di vista, perché voi lo avete già fatto, però avete, come dire, voglia che anche gli altri lo facciano. Quello che un po' vi blocca, se vogliamo, è la comunicazione. Il fatto che ci sia l'otto di bastoni suggerisce un miglioramento nel modo di comunicare, che non è solo, il comunicare verbalmente, ma è anche una questione di social, sento. Il 3 di bastoni
È una bella carta. Parla di progetti che avanzano, di qualche cosa che è appena iniziato, di qualche cosa che comunque va avanti e piano piano si va verso l'espansione. Anche il sole è una carta di espansione. So che questa dovrebbe essere una lettura sull'amore, sulle coppie, eventualmente, però sento proprio una questione di avanzamento personale e difatti poi abbiamo un 9 di pentacoli che è una carta di appagamento, è una carta di amor proprio, di indipendenza. E guarda caso abbiamo il 9 di pentacoli che è anche una carta che parla di single e il 2 di coppa al contrario che è una carta che parla in questo caso essendo al contrario di qualcuno che non vuole compromessi o non è il caso di scendere a compromessi. Non si vuole legarsi probabilmente a qualcuno o a qualche tipo di idea, di prospettiva. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che l'oroscopo del 2023 è già tutto online, sono 4 oroscopi e li trovate nelle playlist del canale. Ok, andiamo a vedere l'appeso. Un 2 di spade e la regina di bastoni. Qui è qualcosa che ha a che vedere con il vostro potere personale, la vostra femminilità, perché quando c'è la regina di bastoni è sempre una carta di una persona che è molto brava a parlare, a esporsi, ok? Però qui c'è qualche cosa che voi non state vedendo, in effetti l'otto di bastoni in centro lettura, quindi c'è qualcosa che potreste migliorare secondo me nel modo di porvi alle persone. Andiamo a vedere il sole. Per qualcuno questo appeso è legatissimo al 2 di spade. È la fase di riflessione per capire da che parte andare, che cosa fare. E la regina di bastoni per qualcuno potrebbe fare riferimento alla propria madre o al fatto di diventare madri, perché qui vi ricordo che il sole parla di figli anche. Ecco, infatti, abbiamo un'altra carta di figli, il 6 di coppe, il 5 di... Guardate, un'altra volta il sole, ce l'avete 3 volte. Ragazzi, gennaio, se state cercando bambini, gennaio potrebbe essere un periodo molto, molto proficuo. Se avete delle questioni in ballo con i figli, anche lì è questione di migliorare la comunicazione, anche qui avete un 8 di bastoni, Quindi c'è qualcosa qui eh, che avete bisogno di elaborare per quello che riguarda alcune situazioni del passato, alcune situazioni del bambino interiore. Qui abbiamo, in questa zona della lettura ci sono ben 3 carte che parlano di bambino interiore e ogni tanto il 5 di pentacoli è una carta che parla di delusione cronica praticamente, di qualcuno che ormai è entrato, o meglio, ha interiorizzato la delusione come una costante della vita, no? Ed è questo che qui è necessario guarire. Andiamo a vedere il Papa. Perché il Papa fa anche riferimento a una persona, a una guida spirituale, a qualcuno che potrebbe venirvi... Datemi ancora una carta. Io credo che qui ci sia qualcuno, ragazzi, a cui voi abbiate fatto riferimento, magari durante l'infanzia, che in qualche modo vi ha un po' illuso. Può essere che sia una persona che voi vediate come un guru, però guardate abbiamo 2 sette, 7 di coppe e 7 di spade, parlano entrambe di illusioni, di proiezioni e sento che qui... Allora, per qualcuno mi viene questa... Può essere semplicemente il fatto che voi abbiate un'idea del matrimonio che è illusoria, perché il Papa parla di matrimonio. Può essere che voi abbiate un vostro modo di vedere l'unione, il matrimonio, la vostra coppia in quanto sposi, in quanto sposati intendo, che sia un po' illusoria. Andiamo a vedere questo 8 di bastoni, perché ho l'impressione che non comunichiate un disagio. Asso di bastoni e regina di coppe.
Qui c'è voglia di un incontro. Guardate, potrebbe anche essere per qualcuno che insomma, ci sia questa amicizia, questa persona molto vicino a voi, che conoscete da un sacco di tempo, con la quale magari non è successo mai niente, eh, con la quale abbiate anche un po', cioè magari si è instaurato un buon rapporto di amicizia e voi avete un po' idealizzato questa persona. Sento che però in realtà non c'è un progetto comune in questo senso, che è più una vostra idea, quella dell'unione. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo un 3 di coppe, di nuovo amici, festeggiamenti, 7 di bastoni e la stella. Qui c'è qualcuno che sta difendendo un sogno. Vi sento comunque in un'energia positiva, ok? Fate attenzione perché questo 3 di coppe potrebbe per qualcuno fare riferimento a una terza energia, ed è da lì che sento che potrebbero scaturire questo 7 di spade e questo 7 di coppe. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Un'altra volta il Papa, ragazzi. Anche il Papa ce l'avete 3 volte. 9 di spade al contrario, Re di spade al contrario, il Papa. C'è qualcosa qui con un legame, con un matrimonio e con le illusioni che si hanno del matrimonio, dei ruoli. È qualcosa che riguarda un contratto, un accordo. Qua. Però qui c'è, come dire, un sesto senso che vi dice no, non scendo più a compromessi con nessuno. Si fa a modo mio. Perché? Perché avete raggiunto l'amor proprio, avete il 9 di pentacoli. Siete in una posizione di forza, diciamo così, e di molta indipendenza, devo dire. Se non da un punto di vista materiale, da un punto di vista caratteriale, senz'altro. Andiamo a vedere il 2 di coppe al contrario. Il carro al contrario e il 5 di coppe al contrario. Sì, non avete intenzione di spostarvi da quello che sono le vostre idee, la vostra presa di posizione. È vero che c'è anche un 5 di coppe, io sento che qui qualcuno probabilmente fa dei passi, ma in compagnia, non sono proprio questioni, diciamo, affrontate in modo diretto, anche se si vorrebbe, però avendo il re di spade al contrario c'è una sorta di confusione mentale o qualche tipo di questione legata probabilmente al passato con qualcuno che vi fa un po' rimanere lì, vi fa un po' dire no, aspetta, io sto tanto bene da solo, da sola, o sto tanto bene nella mia indipendenza, nel mio ritmo, che adesso cambiare posizione non me la sento fondamentalmente. Mm. Andiamo a vedere qualche altro consiglio con questi oracoli. C'è qualcosa a che vedere con i figli e il matrimonio, ragazzi, questo è sicuro. Il sole è una carta è una carta di grande forza e diciamo le sfere principali cui riguarda sono le amicizie e qui lo rivedo, c'è una sorta di espansione con le amicizie, ma c'è anche il difendere i propri sogni, i propri desideri o il difendere la relazione in questo caso potrebbe essere. Però ecco, considerato che ci sono queste due carte e qui un 3, e qui vi dirò, potrebbe esserci una terza persona, mm, che non è detto che sia una terza persona coinvolta a livello romantico, può anche essere una madre, ok? Però sì, c'è qualche cosa qui che deve essere portato alla luce, ma arriverà la chiarezza mentale con la carta del sole, arriverà il riconoscimento. Andiamo a vedere. Uh.
Allora, prendo solo quelle che si sono girate. Ok, allora questa carta vi dice che la relazione è finita, che non ci sono seconde possibilità di crescere e trasformare la propria vita, la vostra vita. Io credo che qui qualcuno abbia bisogno di essere riconosciuto come persona nel proprio ruolo, ma prima di tutto lo dovete fare voi stessi. Siete voi che dovete dire io valgo tot e non accetto niente al di sotto di quello. E per qualcuno qui in realtà io, ragazzi, carte di allontanamento non ne vedo. C'è anche il carro, che di solito è una carta di viaggio, che è il contrario, quindi allontanamenti fisici non ne vedo, però può anche essere che la relazione qui dica che sia finita, nel senso che questa parte illusoria che avevate con questa persona, ecco, viene così, finisce, resta magari l'amicizia, ma le illusioni legate a una coppia, legate a una stabilità, legate a un'unione, legate a un'ufficializzazione, è un po' come se svanissero. Qui abbiamo seduzione, quindi parla di attrazione, di flirt, di appuntamenti, di tentazioni e di terze parti. Poi abbiamo, wow, questa è bellissima. Dice che qualcuno è attratto da voi, che c'è una storia, una relazione nell'aria, e che c'è qualcuno, insomma, che insomma, vorrebbe, ecco, divertirsi con voi, qualcuno a cui voi piacete. E poi abbiamo questa carta che dice che le cose stanno venendo alla luce e qui avete la carta del sole. Parla di cambi, parla di guarigione, anche la carta dell'appeso è una carta di guarigione, perché parla di accettazione e perdono. Sono carte belle, ragazzi, Sono carte di trasformazione, scusate, di chiarezza mentale, di presa di consapevolezza. È come se faceste un salto evolutivo in avanti in questo periodo. A livello proprio personale, non anche guardate, se foste in coppia è un po' come se, si trasmutassero certe energie, per cui voi riusciate a prendere un certo tipo di posizione e da lì non vi muovete. Però sento che per molte persone è proprio una crescita personale che vi porta al 9 di denari, all'indipendenza, all'amor proprio. Wow, sentimenti romantici. I tuoi sentimenti sono reali e vale la pena esaminarli. Sì, questa carta sento che fa riferimento al non sottovalutare. Io aggiungerei nessun tipo di sentimento, né bello né brutto. Quindi quando si prova qualche cosa per qualcuno, anche che se è un amico, diciamo, un'amica, di riconoscerlo. Però ecco, io aggiungerei anche quando abbiamo un sentimento di disagio, di riconoscere anche questo e di permetterci di vivere questo disagio, ok? Perché è quello che un po' frena la nostra società è il fatto che, insomma, ci insegnano a buttare giù quello che è negativo, ok? A non esprimere i disagi o come quando dicono ai maschi di non piangere o cose di questo genere. In realtà si blocca questa espressione della parte emotiva e non è sano. Amici del leone, spero che la lettura possa essere stata di ispirazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Se comunque vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, potete commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!